Salve horror dipendenti, bentrovati! Si torna a parlare di VHS Very Horror Stories, il gioco di ruolo di Aces Games ispirato ai classici del cinema horror. Negli scorsi video vi avevo fatto vedere le varie videocassette uscite, ognuna dedicata a un filone diverso dell'horror cinematografico, lo slasher, l'horror sci-fi, il trash, lo zombie movie e molti altri. Questa volta Aces Games sta per lanciare una VHS molto particolare basata su un film ben noto a noi fan dell'horror, Il ritorno dei morti viventi. Nato dall'incontro tra il sistema VHS Very Horror Stories di Aces Games e uno dei cult cinematografici più iconici e dissacranti degli anni '80, il gioco di ruolo ufficiale di Return of the Living Dead sbarca su Kickstarter il 14 agosto. Questo titolo celebra il 40° anniversario del film, ricreandone ambientazione, personaggi e atmosfera con un'attenzione maniacale ai dettagli. Vi mostro quindi questa nuova VHS, ma anche il meraviglioso videoregistratore targato Aces Games, che è un vero colpo di genio. Questo è il Trioxin Box, che contiene le miniature dei personaggi più iconici del film, i dadi e ovviamente la VHS di gioco. Come tutti i titoli della linea VHS Very Horror Stories, anche Return of the Living Dead arriva in una confezione a forma di VHS, completa ovviamente di slipcase rimovibile e di tutto l'occorrente per giocare che trovate qui dentro. Quindi manuale base con regolamento completo, schede, personaggio e mostro pre-generate, avventure pronte all'uso, ovvero le pellicole, mappe e segnalini. Il gioco ci porta nei luoghi e tra i volti resi immortali dal film originale, come il Resurrection Funeral Home e il Resurrection Cemetery, ricreati fino all'ultima lapide, e il magazzino Anida. I fan della saga ritroveranno tutti i personaggi più iconici: il capo dei punk Suicidio, Spider, Casey, l'imbalsamatore Ernie, proprietario del forno crematorio, Bart, responsabile del magazzino Anida. Tra i mostri ci sono Freddy, il dipendente dell'Anida trasformato dopo aver respirato i gas, i misteriosi gas dei barili militari. Ovviamente c'è Trash, una delle zombie più indimenticabili e seducenti della storia del genere zombesco. C'è lo Yellow Cadaver e naturalmente immancabile Tarmen, il re dei mangiacervelli e simbolo di il ritorno dei morti viventi. Non mancano poi personaggi e mostri secondari che i fan riconosceranno al volo. Il regolamento VHS è snello, diretto e fortemente cinematografico. Ogni partita, chiamata pellicola, è una sessione autoconclusiva che dura quanto un film vero e proprio. Ogni VHS è un gioco indipendente e anche Return of the Living Dead è pronta per essere giocata così com'è in pratica. Si può giocare con il regista, ovvero il master, oppure senza master, in modalità solo. Grazie alla writing mode si possono creare film personalizzati inventando mostri, scenari e mappe e mescolando contenuti di altri VHS per un horror crossover. Con più VHS si possono combinare liberamente gli elementi di gioco per dare vita a esperienze inedite e dal taglio del tutto unico. Poiché il sistema di gioco è lo stesso, è possibile combinare diverse videocassette per creare il proprio stile horror personale. VHS Return of the Living Dead introduce regole uniche che catapultano nel cuore
o nelle budella di questo iconico cult anni 80. Oltre a nuovi tratti per personaggi e mostri basati sulle personalità, le azioni e le scene del film, include una lista di oggetti con abilità uniche fedelmente ispirati all'opera originale. Le novità non finiscono qui. Tra le aggiunte alle regole di base c'è la condizione Brains, cervelli, che trasforma specifiche aree set in aree cimitero, conosciute anche come aree party. Queste location generano brain eaters, zombie attratti dall'odore di cervelli freschi. Tranquillo, tu sei al sicuro. Gli eventi di tensione sono tratti direttamente dal film e riportati su una carta speciale, questa qua, che li elenca tutti, dalla pioggia tossica all'apertura dei barili di triossina fino alla comparsa dei Brain Eaters alla loro marcia affamata. Per un'esperienza ancora più immersiva, Aces Games propone il VCR Box, un contenitore in stile videoregistratore che funge anche da schermo per il master. Io adoro questa cosa. All'interno sono presenti segnalini in legno per le ferite, punti paura e tratti dei mostri sbloccati, oltre a clip a forma di VHS per fissare le film card sul pannello frontale. Il videoregistratore, come potete vedere, è diviso in scomparti per organizzare gli elementi di gioco e naturalmente ha lo slot per inserire la VHS, perché altrimenti che videoregistratore sarebbe? Perché recuperare il gioco ufficiale di Il ritorno dei morti viventi? Perché è un mix perfetto di nostalgia anni 80, regole snelle e atmosfere punk horror. Un gioco di ruolo pronto all'uso, giocabile con master o in solitaria, pensato per i fan del film e curato fin nei minimi dettagli. Non perdetevi la campagna Kickstarter, dove troverete anche stretch goal super fighi, fra cui anche il mio, Inferno in sala, un nuovo scenario ambientato dentro a un cinema e ispirato a un film che molti di voi conoscono bene. Per il video di oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi siete fan di Il ritorno dei morti viventi e mi auguro di sì. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi a Horror Dipendenza e se volete supportare il canale lasciate un like e un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video o in live su Twitch. Ciao!